Allora, per quest'altro esercizio dobbiamo un attimo ripassare le frazioni, perché ricordiamoci che vuol dire 0,04? Beh, cifre di questo tipo le incontriamo spesso nei supermercati e 0,04 vuol dire appunto 4 centesimi. 4 centesimi vuol dire appunto 4 su 100. Poi tutto questo sarebbe da elevare alla x. Per quanto riguarda invece il 25, il discorso è più semplice perché semplicemente 25 è 5 al quadrato. Quindi 5 elevato alla 2 e poi tutto elevato alla 1 meno x. Altra cosa da notare è che il 4 quante volte ci sta nel 100? Se io effettuo una divisione tra 4 e 100 ottengo 1 su 25 e quindi questo 25 adesso mi è familiare perché posso andare a rivederlo come potenza di 5. Innanzitutto 1 fratto 25 non ci siamo perché lo tengo al denominatore, voglio portarlo al numeratore. Quindi 1 fratto 25 io posso rivederlo come 1 fratto 5 al quadrato, sfrutto un segno meno per riportarmelo su, quindi ottengo 5 alla meno 2. Ora, quindi in questo modo siamo andati a riscrivere questa frazione qua. A questo punto quindi ho 5 alla meno 2, ma poi lo tengo anche elevato alla x e vado a ricopiare questo 5 alla 2 e poi elevato alla 1 meno x. Qui in realtà voglio sfruttare un trucchetto nuovo, perché mi basterebbe pochissimo per avere da entrambe le parti la stessa base. Posso o crearmi un segno meno qua, oppure andare a spostarmi questo segno meno. Beh, in questo caso ovviamente è più facile spostarsi il segno meno della prima parentesi, cioè lo porto semplicemente fuori, ottenendo quindi che questa roba qui deve essere uguale a 5 alla 2 e poi tutto esternamente elevato alla meno x. In questo modo sono riuscito ad ottenere la stessa identica base, quindi vuol dire adesso che tocca agli esponenti. Gli esponenti devono essere uguali. Aspetta un attimo che non mi sto trovando. Cavolo. Potrebbe essere stato un problema mio perché ho sbagliato. Allora, diciamo che per come stavo appunto facendo l'esercizio, il risultato a questo punto dovrebbe uscire che è impossibile, però ho appunto sbagliato e qui in realtà ci va un segno più. Ripeto questo concetto, giacché sarebbe come fare due esercizi in uno. Allora, arrivati a questo punto tocca agli esponenti, quindi deve essere appunto meno x uguale a 1 meno x. E quindi che cosa succede? Che appunto le x si vanno a semplificare e quindi andrei ad ottenere 0 uguale a 1, che ovviamente non è affatto possibile. Esercizi di questo tipo possono capitare, però non è questo il caso, perché in questo caso ho semplicemente sbagliato a non mettere più al posto di questo meno. Quindi supponiamo di vedere quindi un'altra versione di questo esercizio, che in questo caso sarebbe quindi la traccia originale, in cui qui io vado a mettere il segno più. Vediamo come va a ribaltare l'esercizio. Qui diventerebbe più, qui diventerebbe più e a questo punto l'equazione non è più questa, ma sarebbe appunto meno x uguale a 1 più x. A questo punto porto questa x dall'altra parte e questo 1 dall'altra parte, ottenendo quindi meno 1 uguale ad x più x, quindi 2x. Divido tutto per 2 e ottengo meno 1 fratto 2 uguale ad x e questo infatti è il risultato della traccia originale, quello in cui non ho sbagliato il segno vicino alla x. E quindi questo è tutto il mio esercizio. Da notare quindi che questa qui è una parentesi a parte in cui c'è un multiverso dove non sbaglio il segno meno a inizio esercizio. Però quindi questo è tutto il mio esercizio.